Ma quel 1987 non si è cancellato nella memoria di Napoli, perché la squadra fu capace di vincere, oltre allo scudetto, anche la Coppa Italia. Un'impresa riuscita prima solo al grande Torino di Loic, Mazzola, Gabetto e Maroso nel 1943 e negli anni 60 alla Juventus di Charles e Sivori. La squadra ottenne 13 vittorie consecutive nello svolgersi della Coppa e collocò 3 giocatori nei primi 3 posti della classifica cannonieri. Giordano, che la vinse, onorò la competizione con 10 gol e Bagni, De Napoli e Ferrara conquistarono la maglia azzurra della nazionale. Il Napoli, dopo le partite di qualificazione estive, dagli ottavi in poi annichilì in sequenza il Brescia, il Bologna, il Cagliari, di cui mancano le immagini in cineteca, e in finale l'Atalanta. Maradona in quella stagione giocò più di 60 partite e perfino la Coppa America, in estate, con l'Argentina. Lo aspettavano ancora anni di vittorie, ma anche di impietosa usura per le esigenze di un calcio che già iniziava ad essere un'industria estrema. Il Napoli della stagione d'oro 86-87 in Coppa Italia vinse, come detto, tutte le partite, 13. Nella fase eliminatoria, quella estiva, della quale vi mostriamo 3 gare su 5, segnò 10 reti e ne subì solo 2. Il primo successo in maglia rossa a Ferrara contro la Spal, poi a Roma contro la Lazio e dopo le partite con Taranto e Vicenza, che non vi mostriamo, chiuse superando il Cesena. Cominciamo dal 2-0 alla Spal. Al 43esimo Salvatore Bagni ha potuto sbloccare il risultato inzuccando una perfetta pennellata di Maradona da calcio piazzato, e nella ripresa ci è voluto un secondo calcio piazzato da posizione centralissima perché Maradona, come vediamo, battesse Cervellati fissando il risultato sullo 0-1. Il Napoli, in completa tenuta rossa, batte la Lazio all'Olimpico per 2-0 e rimane da sola in testa alla classifica del gruppo 5 in una partita che ha condotto a suo piacimento. De Napoli da Giordano, che crossa in diagonale verso sinistra, ed è facile per la corrente Carnevale battere di testa Ielpo. La Lazio potrebbe pareggiare 3 minuti dopo su calcio di rigore concesso da Redini per questo fallo di Ferrara su Fiorini, ma dagli 11 metri lo stesso Fiorini calcia al lato alla destra di Garella. Al 36esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Ielpo respinge corto e Maradona, da terra in mezza girata, mette la palla in rete. Quindi, allo scadere del primo tempo, sempre Maradona, lanciato da Giordano, scavalca Ielpo e segna, ma Redini annulla ritenendo il campione del mondo in fuorigioco. È stato il Cesena, dopo 9 minuti, a passare in vantaggio. C'è questo lancio di Angelini che smarca Simonini, che è molto bravo di destro a precedere l'uscita di Garella. Gli azzurri pareggiano però al 24esimo. Un lunghissimo lancio di Renica raggiunge Giordano sulla sinistra. Il centravanti è molto bravo a girarsi e a trovare, lo vedremo, lo spazio per un cross. Bravissimo è Carnevale, che in tuffo di testa a pelo d'erba insacca. È un gol veramente molto bello. Il Napoli va ancora a segno al 42esimo, questo gol di testa di Marino, che viene però annullato per un fallo di Bagni sul portiere. Nella ripresa immediatamente il raddoppio del Napoli, è splendido Maradona con questo sinistro in acrobazia, l'esultanza del fuoriclasse argentino. Il Napoli va ancora a segno al 17esimo, al termine di questa azione con Carnevale, ma l'arbitro Leni, come vedete, è immobile con il braccio alzato perché ha pescato un fuorigioco di posizione di Giordano. Un'altra rete valida invece gli azzurri la segnano al 28esimo, c'è questa finta di Maradona che libera Bagni, che conclude la sua galoppata per metà campo con questo tocco preciso che supera il portiere Dadina. Reduce da una sequenza di 5 vittorie consecutive in campionato, dove guida la classifica con 4 punti di vantaggio sull'Inter di Trapattoni, il Napoli travolge il Brescia al San Paolo negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Brescia di Giorgi, che 3 giorni prima ha superato il Como di Mondonico, va subito sotto per un errore di Beccalossi,
che ricevuta la palla da Branco la indirizza maldestramente indietro permettendo l'inserimento di Maradona che beffa la difesa avversaria. 1-0. Maradona è in serata di grazia, guardate come salta Sacchetti e De Giorgis lungo la linea laterale sinistra. Non è solo virtuosismo, è la sua velocità che è doppia e gli permette di bruciare gli avversari e crossare. Il portiere Pionetti respinge di pugno. Il Napoli insiste. Volpecina per Giordano che si fa largo e pesca Maradona sulla destra. Diego stoppa di petto e porge a Ciro Muro che sbaglia, il più facile dei gol. È un assedio, Muro a Maradona a Romano. Pionetti si salva ancora con i pugni. Bagni recupera dopo aver scambiato con Renica e si porta in qualche modo la palla avanti, ma conclude sopra la traversa. Secondo tempo, numero di Maradona lanciato da Bagni che mette in crisi Chierici e costringe Ceramicola al fallo. Muro e Maradona si preparano alla prodezza balistica, poi il giovane talentuoso napoletano precede il compagno e sorprende la barriera avversaria. 2-0. Il Napoli dilaga, Maradona riceve da Soda e lancia al centro. De Giorgis respinge corto, Giordano si impossessa del pallone, mette in crisi Giorgi e Ceramicola e segna il 3-0. Per gli azzurri, vittoriosi in casa del Torino 3 giorni prima in campionato, con un'altra prodezza di Giordano, è una settimana veramente di grazia. Maradona era in tribuna, era giunto dall'Argentina ma non è andato in campo. Assenti anche Renica e Garella. La prima rete napoletana in apertura di ripresa e Carnevale a segnare di rapina superando Ceramicola e battendo Pionetti di destro 1-0. Si salverà in extremis la difesa bresciana con Ceramicola in questa circostanza. Il Napoli ha dimostrato di essere in buona serata. In contropiede la seconda rete di Giordano, autore anche del gol del 3-0 con un bellissimo tiro da fuori area, tiro che ha carambolato sul palo e si è insaccato. Giordano si è prodotto un piccolo stiramento in questa circostanza. Il Napoli ha vinto 3-0, ma Bianchi avrà qualche piccolo problema di formazione per Verona. Infatti, oltre a Giordano si sono infortunati Caffarelli e Romano. Pensando al turno di ritorno di Coppa, ma soprattutto al campionato, il Napoli, dosando uomini e ritmo, ha svolto una buona partita d'allenamento contro un Bologna che comunque non ha sfigurato al San Paolo. Le fasi salienti dell'incontro, avete appena visto un'uscita vincente di Zinetti, qui invece è Volpecina ad intervenire su Pecci con deviazioni in angolo. Risposta dei partenopei, Carnevale da Muro, errata però la conclusione. Ed ancora un attacco di Pecci, alta la traiettoria. I padroni di casa passano in fase di recupero al 46esimo, calcio piazzato di Giordano che riprende la respinta della barriera e batte Zinetti. Partita più ricca di note nella ripresa, Maradona in campo per Giordano, primo tentativo ad opera degli ospiti al 49esimo, cross di Galvani e Nicolini dal limite. 59esimo, finta di Maradona su calcio piazzato, palo di Muro. Capovolgimento di fronte, a lungo di Musella per Pradella, ma è bravo di Fusco. Poi il raddoppio, Muro a Maradona che lancia Caffarelli per il cross e colpo di testa vincente di Carnevale. Al 76esimo questo tiro di Carannante che invita alla prodezza Zinetti. E da 3 minuti dalla fine, magistrale punizione di Maradona per il 3-0 finale. Davvero tutta napoletana questa annata calcistica. Gli uomini di Bianchi si apprestano infatti a conquistare una prestigiosa doppietta, lo scudetto e la Coppa Italia. Ieri sera gli azzurri non hanno faticato sul campo del Bologna, anche se per almeno tutto il primo tempo, approfittando del fatto che Maradona è stato tenuto prudenzialmente in panchina, i rossoblù hanno combattuto da pari a pari, nonostante tra le due squadre intercorrano 2 buone classifiche. Sospinto dagli ex, Pecci e Musella, il Bologna si è proiettato subito in avanti e dopo aver corso non pochi pericoli di Fusco, il bravo sostituto di Garella, è stato battuto al 38esimo su un inserimento di Marocchi lanciato da Pradella.
1-0 per il Bologna, poco per ribaltare il secco 3-0 dell'andata, ma il Napoli non ci sta a perdere. Nella ripresa infatti Maradona e Giordano entrano a rimettere le cose a posto e subito dai piedi dell'argentino parte la palla del pareggio realizzato al 10° da Caffarelli. Al 15° ancora Maradona e Muro offrono a Giordano l'occasione per un bello spunto concluso con una staffilata imparabile per Cavalieri. Al 26° calcio di rigore per il Napoli. L'arbitro punisce un fallo di mano di Lancini sul lancio di Maradona e lo stesso Maradona realizza dal dischetto. Sul 3-1 il Napoli si rilassa, il Bologna ne approfitta per realizzare con Marronaro il suo secondo gol, bello quanto platonico. Ma un minuto dopo, ormai allo scadere, Maradona volteggia tutto solo nell'area bolognese e lasciando attonita la difesa rossoblù offre a Giordano la palla per il conclusivo 4-2. Primo gol nella ripresa di Renica con questo Siluro da un 25 metri che batte Piotti. È l'1-0. Nel primo tempo il Maradona aveva colpito una traversa su calcio di punizione. Il raddoppio su questa azione, lancio di Bagni per Muro, triangolo con Maradona, Muro si presenta davanti a Piotti e lo infila con un diagonale del 2-0. L'abbraccio tra Maradona e Muro. Il terzo gol sul calcio d'angolo. Osservate davanti alla porta ci sono Stromberg e Bagni in accoppiata e sarà Bagni che anticiperà Stromberg con un colpo di testa infilando la rete di Piotti del 3-0 per il Napoli. Si gioca in una serata molto calda, il fondo del terreno è in perfette condizioni. Vi do le formazioni delle squadre. L'Atalanta nella tradizionale casacca nerazzurra schiera Piotti, Rossi e Gentile, Icardi, Barcella e Progna, Stromberg, Bonacina, Incocciati, Magrini e Compagno. Per il Napoli sono in campo Garella, Ferrara e Volpecina, Bagni, Bigliardi e Ferrario, Carnevale, De Napoli, Giordano, Maradona e Romano. Direzione dell'incontro affidata al signor Longhi di Roma. Napoli dunque vicinissima all'accoppiata di prestigio, compito difficilissimo per l'Atalanta che deve rimontare i 3-0 patiti nel match d'andata. Maradona e il suggerimento bellissimo per Giordano, grande astuzia di Maradona, e Giordano che mette dentro a colpo sicuro, 40° del secondo tempo, Napoli in vantaggio anche a Bergamo. Gol di Giordano che vedete esultante, pescato mirabilmente da Maradona. Avete visto la finta di Maradona, Giordano lasciato colpevolmente solo che butta dentro il pallone dell'1-0. Quindi anche questa seconda finale di Coppa Italia si tinge dell'azzurro napoletano, autentica ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria per i colori del Napoli. Giordano e Perico. Fischio dell'arbitro, abbraccio tra Giordano e Maradona, protagonisti dell'azione che ha regalato l'ennesima vittoria stagionale al Napoli. Napoli che conquista la Coppa Italia dopo lo scudetto. L'immagine sui giocatori napoletani che festanti si abbracciano. Ancora una volta qui a Bergamo hanno dato dimostrazione di sapere interpretare il calcio con lo spirito giusto, uno spirito gioioso che li porta quasi sempre a giocare per vincere. Hanno vinto anche qui, pur essendo stati costretti per lungo periodo della ripresa a sopportare la pressione atalantina, e ora i giocatori del Napoli vanno a ricevere il grande applauso dei loro sostenitori, che naturalmente hanno un motivo in più per festeggiare adeguatamente questa straordinaria stagione. Napoli campione d'Italia dunque, parteciperà alla Coppa dei Campioni. E su queste immagini festanti, ringraziandovi per la cortese attenzione, vi do il mio buonasera ricordandovi che il Napoli ha vinto anche la finale numero 2 di Coppa Italia per 1-0 sul terreno dell'Atalanta con gol di Giordano al 40°.
Lo sai che tutti vanno in vacanza, mentre tu a fine mese hai la Coppa America, devi andare a giocare, quindi la tua stagione è ancora in pieno svolgimento. In che condizioni fisiche sei? Che hanno visto oggi, corro, sto bene, voglio stare bene fisicamente, ma ho addosso 60 partite praticamente e questo mi manca un pochettino la velocità e i riflessi, però devo andare perché voglio che l'Argentina vinca questa Coppa America. Quindi prima il Napoli doveva vincere lo scudetto, poi doveva vincere la Coppa Italia, adesso è il pensiero dell'Argentina, ma di un'annata del genere qual è il ricordo, l'emozione più forte che ti resta? Sicuramente quando abbiamo preso lo scudetto nella partita con la Fiorentina, lì credo che è stato il minuto più felice della mia stanza in Napoli.